tutte e bentornate sul mio canale. Come promesso, oggi vi mostro il tutorial della borsa fiore che in tante mi avete richiesto. È un progetto molto semplice e leggermente laborioso, ma nello stesso tempo è semplice. E ho utilizzato il punto alto e la lavorazione del manico tubolare a spirale. Tutti i materiali che vi mostrerò in video li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi potete veramente sbizzarrire nel trovare anche altri cordini diversi, eccetera, per poterla creare anche in modo diverso. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Adesso vi farò vedere l'occorrente per poterla realizzare. Partiamo dal cordino. Io utilizzerò questo colore oro mischiato con il lurex in oro. Sul sito Tutti a Mano Luisa trovate anche altre varianti, sia con il lurex in oro che in argento. Ne serviranno circa 500 grammi. Per i manici io utilizzerò i moschettoni a bocciolo, ne serviranno 2 coppie e sono dotate di alcune viti per poter essere agganciati nel momento in cui realizziamo il manico, che verrà realizzato a spirale. Nel momento in cui lo andiamo a alloggiare, verrà rafforzato da queste 2 viti in maniera tale che non si sposterà più. Anche questi sul sito li trovate sia nella variante in argento che in bronzo. E comunque trovate, oltre ciò che vi sto mostrando, potete anche trovare altre cose per poter realizzare sia la borsa fiore che le altre cose che vi mostro sempre, anche in altre varianti. Utilizzerò pure questo moschettone per decorazione. E per quanto riguarda la chiusura interna, metterò la chiusura a calamita che verrà cucita. Di queste troviamo anche qui le varie colorazioni e anche altre tipologie di chiusura, per cui vi invito sempre a dare un'occhiata, perché potete personalizzare ogni volta a vostro piacimento le borse da realizzare. Iniziamo subito. L'uncinetto che utilizzerò per tutta la lavorazione è il numero 4 e l'unico punto che utilizzeremo è il punto alto. Si parte con un anello magico nel quale andremo a fare 10 punti alti. Il primo punto alto lo sostituiamo da 3 catenelle, 1, 2 e 3, e questo è il nostro primo punto. Andiamo a realizzare gli altri 9, quindi 2, 3, man mano stringiamo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ed ecco l'ultimo, 10. Finito, tiriamo per bene, stringiamo, poi comunque alla fine, non appena passiamo anche al secondo giro, lo andremo a bloccare questo filo per evitare che si riapra, e ci andiamo a chiudere qui, perché un'altra cosa che vi devo dire: tutti i punti alti che andremo a realizzare sono tutti in costa, e poi capirete anche il motivo, per cui andiamo a prendere la terza catenella, solo una parte, e chiudiamo appunto bassissimo, ed ecco il nostro primo giro concluso. Poi non vi preoccupate, questa parte non si vedrà, ma comunque nel momento in cui poi dopo io vado a bloccare questo filo si stringerà ancora di più. Ogni inizio giro il primo punto alto verrà sostituito da 3 catenelle, per cui iniziamo. Adesso in tutti i punti sottostanti dobbiamo realizzare in ogni punto 2 punti alti lavorati in costa. Quindi, se vi ricordate, chi mi segue, è lo stesso identico metodo che utilizziamo per il punto basso. Quindi il primo è già fatto, rientriamo e facciamo il secondo. Quindi andiamo a raddoppiare le nostre maglie. Prendiamo il filo, non prendiamo tutte e 2 le asole, ma lavorando in costa prendiamo solo quella esterna.
e andiamo a realizzare 2 punti alti. Stessa cosa, sempre in costa, quindi alla fine dobbiamo ottenere 20 punti alti e ci vediamo non appena siamo arrivati all'ultimo punto. Ed ecco il secondo giro completato. Vedete, qui si è formata questa parte qui, quindi questi punti presi in costa, quindi queste costine hanno formato una zona dove noi poi, non appena abbiamo completato tutto il cerchio, dovremmo poi andare piano piano a lavorare per creare appunto la forma di fiore. Ecco il motivo per cui ci serve lavorare in costa. A questo punto il primo punto di ogni giro è sostituito da 3 catenelle, mi raccomando, e sempre nel primo punto dobbiamo realizzare 2 punti bassi nello stesso punto, perché da adesso in poi andremo a fare nel primo punto 2 punti alti, in quello seguente uno solo, poi 2 nello stesso punto, eccetera. Man mano dovremmo fare, nel terzo giro saranno 2 punti alti, 2 punti invece singoli, insomma piano piano dobbiamo andare ad allargare. Per chi conosce, diciamo, il metodo dell'uncinetto, questo è il modo per poter creare un cerchio, ma lo facciamo comunque insieme, per cui continuiamo, mi raccomando, sempre in costa fino all'ultimo giro. Fatto 2 punti alti nello stesso punto, in quello successivo ne facciamo solamente uno. Nuovamente in quello successivo ne realizziamo 2 insieme nello stesso punto e sempre in costa. Scusate se lo ripeto sempre, ma perché è fondamentale per questo tipo di lavorazione che ci siano queste costine rimaste all'esterno. In quello successivo uno solo e ancora in quello dopo 2. E così per tutto il giro fino ad arrivare a questo punto. Ci rivediamo per fare insieme l'inizio del quarto giro. Completato anche il terzo giro, iniziamo il quarto giro. Per cui sempre 3 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto e un altro punto alto nello stesso punto. Questo sarà uguale per tutti i giri. Adesso facciamo un punto alto singolo nel punto successivo e anche un altro nel punto successivo ancora. Quindi adesso ci saranno 2 punti alti singoli tra il gruppo di 2 presi nello stesso punto. Non so se mi sono spiegata, ma penso di sì. Quindi 2 punti alti insieme, 2 separati, 2 nello stesso punto e di nuovo un punto alto, un altro punto alto nel punto seguente e 2 punti alti nel punto seguente. E di nuovo un punto alto, un altro punto alto e 2 punti alti in quello seguente, quindi nello stesso punto. Questo schema si ripeterà per tutto il giro. Nel giro successivo 2 punti alti, 3 separati, 2 punti alti, fino a che non arriviamo a 5 punti singoli e una coppia di 2 punti nello stesso punto. Non fate caso se un po' sembra che si imbarca, ma nel momento in cui poi andiamo a fare la lavorazione interna, tutto questo non si vedrà più. Per cui ci rivediamo non appena arriviamo alla fine del nostro cerchio. Sono arrivata al penultimo giro. Riassumendo, quindi nel primo giro sono 10 punti alti, qui li ho raddoppiati, quindi 2 punti alti in ogni punto. In quello seguente ho fatto 2 punti alti insieme, un punto alto e di nuovo un gruppo di 2 punti alti. In questo li ho separati da 2 punti alti, 3 punti alti, 4 e 5. Adesso nell'ultimo giro noi faremo sempre, ovviamente sempre in costa, quello non cambia nulla, quindi partiamo sempre con 2 punti alti nello stesso punto e poi ne faremo 3 singoli, quindi 1, 2 e 3. Nuovamente un gruppo, quindi 2 nello stesso punto. E di nuovo la sequenza quindi sarà la stessa
fino alla fine del giro, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato anche quest'ultimo giro, chiuderemo con asola di chiusura, possiamo tagliare il filo e così inizieremo la lavorazione del fiore. La prima parte del pannello è completa, diciamo la base. Adesso se noi andiamo a guardare, vediamo tutti i punti a rilievo quando abbiamo preso i punti alti in costa. Il motivo è perché adesso noi proprio in tutti questi punti dobbiamo andare a lavorare il punto fiore. Quindi riprendiamo il nostro cordino, cappietto e iniziamo esattamente dal primo punto. Qui c'è la chiusura di ogni giro, vedete? Quindi adesso noi ci agganciamo e in ogni punta rilievo dovremmo andare a creare 3 punti alti. Questo per tutto il resto della lavorazione. È un po' lungo come lavorazione, ma vi assicuro che la resa è carina. Il primo punto alto lo sostituiamo dalle 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e andiamo a costruire i 3 punti alti. Quindi qua c'è il secondo e il terzo. Andiamo sul punto successivo, magari mettiamo il lavoro in questa posizione così vediamo bene. Vedete che qua c'è la costina, quella a rilievo, per cui qui, anche qui, 3 punti alti. Non vi consiglio di farne né in più né in meno perché altrimenti il lavoro non viene esattamente come dovrebbe. Quindi, punto successivo, vedete? Altri 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Ed ecco che inizia ad apparire quello che sarà il nostro lavoro successivo. Volevo farvi vedere, io ho già realizzato l'altro pannello, infatti ho iniziato da questo punto, vedete, è molto pieno ed è appunto la ripetizione di ogni costa di 3 punti alti. Adesso voi proseguite, arriviamo a questo punto e vi dico come agganciarvi poi al giro successivo senza staccare il filo. Terminato il primo giro, visto siamo arrivati qui, a questo punto dobbiamo iniziare il secondo. Questo è il primo punto del secondo giro, vedete? Se noi spostiamo il lavoro, questo cerchio diciamo che si viene a formare. Prima del primo punto andiamo su questo e ci andiamo a legare diciamo al secondo giro con un punto bassissimo, quindi molto semplice. Facciamo un punto bassissimo e poi vedete qua c'è di nuovo il giro da fare. Primo punto, ricominciamo la sequenza di 3 punti alti in ogni costina, quindi 1, 2 e 3. Per il momento ce lo spostiamo così il lavoro, così non sbagliamo il punto dove dobbiamo fare il gruppo di 3. Quindi un'altra volta, un altro gruppo, 2, 3, ne facciamo un'altra ancora, andiamo in quello successivo, di nuovo 3 punti alti, 1, 2 e 3, e così per tutto il giro. Vedete, già si comincia a formare il nostro fiore. Ci rivediamo alla fine di questo giro per rifare insieme il punto basso e poi vi lascerò proseguire da sole. Terminato il secondo giro dobbiamo fare la stessa cosa, per cui andiamo in questo, qui c'è il nostro primo punto dove dobbiamo fare i 3 punti alti. In quello prima, in questa costina, andiamo a collegare il giro con un punto bassissimo e si ricomincia la sequenza. I nostri 3 punti alti in ogni costina.
che vediamo. Quindi facciamo un altro gruppo, 1, 2 e 3. Non vi preoccupate se un po' lo dovete maltrattare così, se possiamo dire, perché poi nel momento in cui lo sistemiamo e vedete che già si comincia a formare il fiore che poi si andrà un po' più a stringere nel momento che completiamo i giri. In totale dobbiamo fare 6 giri, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scusate, 6 giri. Questo ultimo giro di cossine lo dobbiamo lasciare libero, non lo dobbiamo fare. Comunque, non appena io completo questo ultimo giro, vi faccio vedere un po' il tutto e vedere anche come poi assemblare assieme questi due pannelli. Le due parti sono complete. A questo punto dobbiamo cucirle. Io ho fatto un segno, cioè ho lasciato 25 maglie qui e qui, perché sarà la nostra parte aperta, quindi la parte della borsa che dovrà rimanere aperta e poi con una chiusura dovrà soltanto con la chiusura messa qui. Per cui a questo punto io mi sono già agganciata, ecco qua, e adesso vi faccio vedere il tipo di cucitura che è diversa rispetto a quella che faccio di solito, perché oltre a dare più solidità alla borsa è anche esteticamente più carina. Per cui ecco qua l'ago. Io a questo punto tolgo il marcapunti e mi aggancio in questo punto. E poi tolgo anche questo, prima mi aggancio prima che poi perdo il segno. Ecco fatto, e così ho bloccato la borsa. Questi fili poi alla fine li dobbiamo fissare e tagliare. Ecco fatto. Adesso, così è più chiaro, normalmente io cosa faccio? Una specie di zig zag, perché normalmente vado in quello accanto, invece faccio uscire il filo da qua, rivado in quello accanto, in quello di fronte e tiro fuori il filo e stringo. Quindi è molto semplice, però poi vi faccio vedere che è anche molto carino da vedere. In quello successivo i punti combaceranno perché sono entrambe delle metà uguali anche come punti, per cui non c'è problema. Continuo, vado in questo accanto, in quello di fronte e tiro. Una cucitura che probabilmente molti di voi conoscono, è semplicissima, mi piace perché mi dà più solidità, ma ripeto, a me piace molto di più questo effetto. Continuiamo, faccio qualche altro punto e poi sicuramente potete proseguire da sole. Ecco qua. Ed ecco l'effetto. Per cui ci rivediamo non appena arriviamo dall'altra parte e poi iniziamo insieme. Vi spiego, anche se già in qualche altro tutorial l'ho spiegato, il manico a spirale. Ho terminato la cucitura, ecco come si presenta e questo è tutto il contorno che vi dicevo. Questa parte è la nostra apertura, poi qui dobbiamo andare a cucire la calamita, quella che vi ho fatto vedere all'inizio quando vi ho esposto tutto l'occorrente. Adesso dobbiamo creare il manico a spirale, che già in un altro tutorial vi ho mostrato, ve lo comunque mostro un'altra volta. Allora, dobbiamo, dopo il cappiettino, fare 4 catenelle e chiudere in tondo sul cappiettino. Io sto usando un uncinetto più piccolo per fare in modo che il nostro lavoro venga molto fitto. Ecco qui. Solitamente facciamo la catenella, ma non in questo caso. Adesso andiamo a lavorare le coste esterne, quindi 4 punti, e facciamo 4 punti bassi. Da questo momento
lavoreremo a spirale, quindi non si chiuderà più il giro, per cui 1, 2, 3 e 4. Fatto queste, senza chiudere, dobbiamo andare a fare altri 4 punti, però prendendo entrambe le coste, quindi anziché solo quella esterna, anche quella interna, quindi tutto il punto completo. È un po' difficile, ma questi sono i primi passaggi che devono essere fatti bene per poi conferire la forma tipica spirale. Quindi fatto il primo, vedete dove vado? Le prendo entrambe le coste, quindi questo è il secondo. Andiamo a fare il terzo, magari ce lo giriamo un po' il lavoro, eccoli qui, 3 ed infine il quarto. Vedete, se lo allargo un pochino andiamo a scovare le due asoline e questo era il quarto punto. Adesso, tornando a prendere solo la costa esterna, dobbiamo andare a prendere, non so se questa è la costa che dobbiamo prendere, vedete queste due vicine, dobbiamo prendere la prima, per cui prendiamo questa, giriamo e andiamo a prendere questa asolina e facciamo un punto basso, 1, il secondo, quindi prendiamo questo e di nuovo vedete che ci sono questi due punti, e questo è il secondo. Andiamo a prendere il terzo, ecco qua, ed infine realizziamo il quarto punto, quarto e ultimo, perché poi tutti gli altri saranno, non bisogna più contare. Da adesso in poi faremo i punti che vi faccio vedere adesso, li faremo finché non raggiungeremo la misura che ci interessa. Nel mio caso è 25 centimetri. Per cui a questo punto, sempre questi due punti lo vedete, adesso è leggermente più obliquo, prendiamo questa costina e questa qui di fronte e si continua. All'inizio sembra difficile, ma a furia di farlo, vedete, questa è la costina che dobbiamo prendere e questa qui è quella che ci interessa per chiudere il punto. Quindi prima, seconda e chiudiamo. Stessa cosa, prendiamo la costina qui, prendiamo questa e chiudiamo a punto basso. Vedete che già si inizia a intravedere la forma spirale. Faccio qualche altro punto e poi vi lascio proseguire da sole e ci vediamo poi per farvi vedere come agganciare i moschettoni dove verrà alloggiato il nostro manico. Vedete come viene anche molto semplice questo e questo, quindi 1 e 1, 2. Ed ecco che si comincia a intravedere il nostro manico a spirale. Ci rivediamo non appena abbiamo completato la misura di 25 centimetri per mettere insieme le viti. Il manico è terminato, 25 centimetri, ho già inserito i moschettoni, ho avvitato le viti, ne ho lasciato solo una per mostrarvelo, anche se già in qualche altro video io ve l'ho fatto vedere. Vi serve un cacciavite piccolino a stella e prendiamo le viti che sono in dotazione e andiamo a avvitarle. Mi metto un po' così per farvi vedere, ma è un'operazione molto semplice. Se per caso vi dovesse fare anche, come dire, un po' di resistenza, è normale, vuol dire che ha preso per bene la parte interna. Quindi assicuratevi che il manico sia arrivato fino in fondo. Ecco fatto. Ed ecco, poi fate la prova, ma il manico è fissato perfettamente. Allora ci vediamo non appena abbiamo
ultimato anche la calamita per farvi vedere la borsa al completo. Ed ecco la borsa completa. Ho cucito la calamita interna, così è perfettamente chiusa. Ho agganciato i moschettoni ed eccola. Mi raccomando, se avete qualche dubbio potete scrivermi tranquillamente e io vi risponderò. Condividete con le amiche questo tutorial e mi raccomando andate a guardare la pagina di Tutti a Mano Luisa perché troverete veramente tantissime cose. Ci vediamo alla mia prossima creazione.